Guardate com'è bella morbida, guardate. Tiè, guarda, così. Ah, ecco qua, così. Tiè, guarda qui. Che spettacolo, ragazzi. Non ce la famo più, Però ci dobbiamo tirare su, ragazzi. E qual è la cosa migliore per tirarci su? Quella di farci una bella ricetta che veramente ci vizia. Ci dobbiamo viziare un pochetto. Linguina all'uovo con scampi e limone candito. Che vuoi che fa? Proprio una ricetta che conquistiamo tutti. Ingredienti. Gli scampetti, guardate, quelli piccoletti che costano poco. Poi le linguine di Campofilone, il burro, limoni non trattati, lo zucchero, il porro, la patata, le carote, un po' di concentrato di pomodoro e il bitter. Voi dite, ma che c'entra il bitter? O famo strano oggi? Iniziamo subito. Incominciamo a fare il fondo per dare gusto a questa pasta che andiamo a preparare. Quindi il fondo di cottura, che cos'è? È il brodo dove ci sta tutto il sapore. Quindi porro, è inverno, il porro sta benissimo. Quindi lo tagliamo sottile, sottile, sottile. Così. Poi carote, una carotina, che fai? Non ce la metti? Non ce la vuoi mettere una carotina? Quella di Sandrino, guarda, sono brutte ma sono tanto buone. Queste non so tutte quelle belle curate che compri al supermercato, sono tutte belle lisce, pettinate, così la gelatina. Queste sono brutte, zozze di terra. Dalla campagna romana, sono un po' così, un po' caffoncelli, però sono tanto buone. Levate le estremità e poi a pezzettoni questa qua, così, così. È un fondo, quindi non deve essere una verdura tagliata perfetta. Un pezzetto di patata, perché? Vogliamo una salsa un po' legata, non vogliamo liquida, così che va da una parte all'altra, vogliamo una cosa che sia un po', capito, che abbia un po' di sostanza e la patata può fare questo, o la patata o un po' di riso, decidete voi, a me piace più la patata, a voi piace più il riso, usate il riso. La patata che cosa fa? Avendo l'amido dà la giusta densità al fondo e il riso la stessa cosa, contiene sempre amido, a pezzettoni la faccio, così, ecco qua, ed è pronto. Bisogna utilizzare gli utensili e le attrezzature fatte bene. Quando si fa un brodo o un fondo, si deve utilizzare una pentola alta, perché abbiamo bisogno di mettere tanto liquido che poi dopo piano piano si deve ristringere, quindi non potevo mettere la padella, pentola alta. Metto un bel pezzetto del burro, con i crostacei sta benissimo il burro, e un goccetto di olio extravergine oliva. Pure se è un goccetto deve essere buono, non risparmiamo sull'olio, mi raccomando. Il gusto mo lo diamo con gli scampi, però non col corpicino, dove ci sta la ciccetta, solo con le teste. Stacchiamo tutte le teste, a noi ci servono le teste, là dentro le teste ci sta tutto il sapore. Così, guardate che ho trovato scampetti piccolissimi, l'ho pagati 18 euro al chilo, ma non ho preso un chilo di scampetti, ne ho presa una manciata, duetti, tretti di scampetti, quindi vi fate una bella pasta con pochi soldi, però vi mangiate lo scampo. Poi, se è così o è così, che cosa cambia? Giusto la grandezza, ma il mare è sempre lo stesso, la qualità è sempre la stessa, quindi non vi soffermate al fatto dello scampone, c'ho pure due scamponi belli grossi, però gli scampetti piccoli sono tanto 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 saporiti. I due scampi più grandi li useremo per decorare, per metterla all'ultimo. Maria è stata carina e gentile, mi ha detto vabbè, su tutti questi scampetti sta minutaglia, ti regalo pure due scamponi grossi, va? Io ho fatto bene, io ho fatto. Se volete fare proprio i fighi, faccio vedere che cosa si fa nei grandi ristoranti, quelli stellati. Si levano addirittura gli occhi perché hanno un gusto leggermente amarognolo. Quindi, quando fate i fondi, potete fare questo lavoro di togliere gli occhi e avrete un gusto più omogeneo, non ci sarà quel fondino tante volte di amaro. Questo si fa nei grandi ristoranti, nei ristoranti stellati, dove c'è tanto lavoro dietro a ogni piccolo dettaglio, no? E vedrete che avrete un fondo bello, dolce, senza quel leggero retrogusto amarognolo. Aggiungiamo tutte quante le teste degli scampi, così. Accendiamo il fuoco, bella, tutta manetta, Date una bella acciaccata, qua così, sentite? Zac, 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 una bella schiacciata di testa, così. Qua ci sta tutto il gusto, il sapore. Sono piccoli ma sono tanto gustosi, tanto buoni. Io ci metto pure un rametto di rosmarino, ci sta da paura, piccolo piccolo piccolo, così. Si deve quasi attaccare, tutto quanto le verdure, gli scampi sono attaccati proprio sul fondo, così. Vogliamo le codine, queste sono le codine, sono piccole piccole, ma adesso c'è un problema, ve lo faccio vedere. Quando è tanto fresco il crostaceo, guardate che succede, rimane tutto appiccicato al carapace.
Allora, noi che facciamo? Dato che non veniamo dalla montagna del sapone, che facciamo? Le metto qua dentro a questa bolla e le mettiamo in congelatore, così si congeleranno leggermente e sono più facili da pulire. Eccoli qua. Intanto tiro fuori il bicchiere del vino, che non si sa mai. Approfittiamo subito, anzi, piamo pure il vino, va. Oh, dove sta? Oh, la camera umana, già ci sei passata te, sei passata. Oggi mi sa, dove stavo? Ah, ecco qua. Anno zero, Conegliano Valdobbiadene, prosecco superiore di OCG. Oh, mi chiami Micio Babao. Extra dry, bellisimato, quindi c'è un leggero sentore che va un po' sul dolce, è molto piacevole. È perfetto questa pasta, ve lo dico io, fidatevi. Dobbiamo stappare, ragazzi, stappiamo, che la vita è mozzico qua. Sparo, 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 Magaparu, sparo. Te tira proprio su di morale, oh mamma mia. Vedi qua, qua sta appiccica tutto. Adesso sfumo col bitter per Campari. Ecco qua. Qua gli diamo l'alcol, gli diamo un po' di alcol che dà acidità e allo stesso tempo gli diamo questo infuso di erbe, perché il bitter è un infuso di erbe, no? E con rosmarino e con gli scampi sta da paura. Aggiungiamo l'acqua. Qua ci sono diverse scuole di pensiero, chi mette il ghiaccio, chi mette l'acqua fredda, chi mette l'acqua calda. Che dobbiamo fare? Noi dobbiamo estrarre il gusto da quello che mettiamo dentro per fare il fondo, quindi la cosa migliore sarebbe mettere l'acqua fredda addirittura il ghiaccio. Quindi se è a disposizione il ghiaccio, mettetelo. E noi ce lo aggiungiamo pure il ghiaccio, eccoli qua. Poi dei cubetti di ghiaccio, eccoli qua. Vai. Una cosa però mi sono dimenticato da mettere quando rosolavo le verdure, un po' di concentrato di pomodoro, ma poco, giusto per dargli un colore rosa, ok? Qua dentro. Però non succede niente, si aggiunge adesso, non c'è problema, si risolve tutto, a tutto c'è rimedio. Mentre si riduce un po' il fondo, se fa il fondo buono, 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 ma adesso ci facciamo i limoni canditi. Questi sono i classici limoni non trattati, questi vengono dalla Sicilia, da amica mia, Serena, l'azienda agricola Filomena, lei li stacca, ti mette dentro la cassetta, zac, e ti spedisce. Poi lo sai qual è come piace a me? Fa così. Mo io non si pure a Mario. Gratto, e ti senti sto odore, sto profumo e te ne abbia le narici. Per le patate. E peliamo così, senza il bianco, senza il bianco. Ci serve la buccia perché dobbiamo fare i canditi con la buccia del limone. Però vedete, è una buccia sottilissima, quindi saranno dei capelli di canditi di limone. Pelo 2 limoni, pelo. Poi sovrapponete pezzetto per pezzetto, vedi, almeno 4 ripiani, diciamo, fate di scorze di limoni. Poi con un bel coltello fate questo. E li fate sottili sottili, le zeste di limone, guardate, così. Se non siete bravi col coltello, questo qua è l'attrezzo giusto. Si usa per prendere le zeste, guardate, si tira così, vedi? E si fanno le zeste, così. Avete visto? Eccole qua. Questo puoi fare i bevandi, i cocktail, vedi? Adesso dobbiamo fare il limone candito, quindi casseruola antiaderente, le buccette di limone, pochissima acqua, così giusto a coprire, ecco qua, così. E poi accendiamo il fuoco e mandiamo in ebollizione. Da acqua fredda si parte. Questo lavoro, adesso che stiamo facendo, lo dovremmo fare per 3 volte. Curate i brodi, si sgrassano. Quindi una boule con dell'acqua fredda, poi con un mestolo, così levate questa schiuma. Queste cose sono tutte quante le impurità che viene a galla, no? Così, dovete coccolare tutto quello che fate. Più amore gli date, più questo vi ricompensa. Date retta a me. Appena spicca il bollore, cambiate subito l'acqua. Quindi, passino, eccolo qui. Ma perché facciamo questo? Perché dobbiamo dare un gusto dolce al limone. Dobbiamo dare tutto il gusto dell'amaro. Riaggiungo l'acqua fredda adesso, per la seconda volta. E il limone. E aspettiamo che spicca il bollore. Ultima volta. E
questa è l'ultima volta. Adesso dopo 3 volte il limone non è più amaro. A questo punto che si fa? Adesso si candisce. Prendiamo acqua. Normalmente come si fa per fare i canditi? Si mette si fa una bagna di zucchero. Si fa la stessa quantità di acqua e di zucchero. Mezza tazza di acqua e 4 cucchiai di zucchero. 2, 3 e 4. Eccolo qua. Portiamo ad ebollizione. Tutto lo zucchero si deve sciogliere. Quando l'acqua e lo zucchero saranno tutt'uno e cambieranno un po' consistenza, è il momento da mettere dentro il limone, ok? Dopo mezz'ora mettete le scorzette di limone. Non deve essere troppo sciropposo, deve essere una consistenza morbida, non deve essere caramello, ok? Lasciate proprio 5 minuti adesso sul fuoco che queste buccette così si impregnano un pochetto di sto gusto e fanno diventare anche lo sciroppo verde. Ci siamo, pronti, spengo, stop. Metto subito dentro una bolla a raffreddare, ecco qua, e fatele raffreddare. Oh, da quant'è non vedete più il passaverdure? Da nonna, ai tempi di nonna. E il fondo è pronto. Ho messo i buchi grandi sul fondo del passaverdure. Vedete, guardate la consistenza, vedete, non è proprio liquida, è abbastanza densa, c'è una bella consistenza. Mettiamo tutti quanti i carapaci, le patate, così, belle, forte, poi schiacciamo bene tutto quanto. Ah, qua sta tutto il sapore, ragazzi, così. Oddio mio, che ho fatto? Vabbè, mo pulisca la cucina un attimo, calmatevi, prima schiaccio tutto, allora. Ma come mai? Sono sempre in casino, vabbè. Mi siete beccata sta roba vera, vedo. Tiro giù tutte quanto le verdure e il succo dei carapaci. Però pulisco tutto, eh. Ecco qua, la cucina è come nuova. Non potete capire le botte che ci ho preso. Vai, assaggiamo un po'. Mazza, è buono. Ci metto un po' di sale. Altro cucchiaio pulito, eh? Ecco, se non dite che assaggio sempre con gli stessi cucchiai. Eccolo qua. Ammazza, buonissimo, perfetto. E finalmente si mangia, si cuoce la pasta. Prendiamo i scampetti. Ammazza, si sono tirizziti, stanno così, stanno. Adesso li puliamo. Vedete, se sono belli rigiditi. Guardate adesso come sono più facili da pulire. Guardate. Così, guardate che dritta che vi ho dato, eh? Una figata, eh? Guardate, oh, belli, duri, turgidi, non si spappolano più. Troppo fresco tante volte è nocivo, insomma, ha i suoi problemi, soprattutto col pesce. O rimane la carne attaccata alle spine o rimane attaccata al carapace, come in questo caso. Oh, non mi dite da levare il budellino, che mi dite no, non ci levate il budello. Questo ragazzo si mangia, questo tutto giù, glu 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 glu. È piccolo fino fino, è come un filo del cucito. Poi mi servono 2 rondelle sottili, 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 sottili di porro. Sottili, perché dobbiamo rifare il fondo. Ah. Porro, burro, un filo d'olio. Accendiamo e facciamo spumeggiare il burro col porro. Vedete, ecco che spumeggia. Noi che facciamo? Ci aggiungiamo un po' di fondo. Qua, così. Così facciamo sciogliere bene il burro e non facciamo bruciare il porro. Ah, vai qua la linguina. Bella, sottile, guardate che bella. Chi è? L'amico mio, Leonardo Carassai, Campofilone, guardate qua, che spettacolo. Butto, calo, 2,5 calamo, vai, così, via, piano piano. Con attenzione tanto che si ammorbidiscono piano piano e scendono, calano da soli, vai, giù. Ecco, adesso sì. Date così una piccola mescolata, così, piano piano. Qua ci vogliono 2-3 minuti, Proprio l'odore di pasta fatta in casa. C'ho una fame. 1 minuto prima tirate fuori la pasta, così. La facciamo bene insaporire dentro il fondo, così. Mi raccomando, un po' bavosetta la pasta. Non la scolate troppo bene, fate come faccio io, con le pinze, vedete, così rimane bella bagnata. E aggiungiamo un altro po' di fondo, adesso qua si deve proprio imbriagare. Tiè. Vai, così. Non potete capire. C'ha il profumo da ruffiano,
quello proprio che te vuole acchiappare, capito? Che te lo fa innamorare. Dammi una tagliatina ai scampi così sembrano ancora di più. Sono piccoli, però se li tagli più piccoli sembrano ancora di più. E il trucco qua ci sta. Eccoli qua, guardate che è. Mamma mia ragazzi miei. Pepe nero, un altro pochino di fondo, un po' di rosmarino, così. E adesso cominciamo a fare quello che ci piace a noi. Trac, 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 trac. Mamma mia, senti un po' che musica ragazzi, musica per le nostre orecchie sono queste. Assaggiamo un pochettino. C'ho una fame. Oddio, sta più si allunga sta pasta, che è successo? Mm, mm, mm. Spengo tutto. Un altro goccetto di fondo, così, morbida perché la pasta all'uovo si chiama la salsa. Guardate com'è bella morbida, guardate. Tiè, guarda, così. Ah, ecco qua, così. Tiè, guarda qui, che spettacolo ragazzi. Metto sul fondo del piatto un po' di questo brodino. Facciamo un bel nidino piccolo. Noi che fate così come faccio io. Il primo nido lo fate piccolo piccolo e fate vedere che siete persone carine, che non mangiate troppo e tutto quanto il resto. E poi mangiate dentro la ventola, dopo che l'avete conosciuta bene. Così. Oh, oh. Così. Raccolgo due scampetti. Così, guardate che meraviglia. Così. Poi oggi uso le mie pinzette, quelle piccole, un po' da fighetto, vabbè. Guardate se è addensato lo sciroppo, vedete che consistenza che ha preso? Guardate così. Ok, mettiamo qualcosetta qua così che casca. Così. Poco, perché poi è troppo dolce, Così, ecco qua, così. Gli versate un goccio di prosecco alla persona che avete davanti che volete conquistare. E poi gli farete assaggiare questa pasta. Metto il limone, divina, ragazzi, di una bontà assoluta. C'è tutto, c'è l'amaro un po' del Campari, c'è il dolce dello sciroppo, il limone. Oh, scrivetemi nei commenti com'è andata, se gli è piaciuta, l'avete acchiappata, fatemi sapere. Oh, che bontà.